Galgano, meglio dal parcheggio, sorpresona, che abbiamo incontrato una coppia con i figli che se la stanno ancora dormendo sul loro bellissimo Sprinter. Guardate che mezzo aggressivo che è il cingone. Sì, sembra il bambino piccolo, sembra in confronto. Mi fa ombra il cingone, è diventato timido tutto a un tratto il cingone. Questa famiglia, che si chiama Van Tribù, si sta preparando per un viaggio praticamente simile a quello che abbiamo fatto noi fino all'anno scorso, quindi imbarcheranno il loro Sprinter ad aprile per andare verso Canada, per fare Canada, Stati Uniti e poi giù verso il sud. E sono, ¿cómo te llamas? Yo soy Isaac. Isaac? Maika, perfetto. Maika. Y los Sono nenes... spagnoli, perché Ah. abbiamo dimenticato questo piccolo dettaglio, sono spagnoli. Sí. ¿Y los nenes cómo se llaman? Hugo y Lucía. Hugo y De Lucía. 12 y 14 años. ¿Y las mascotas cómo se llaman? Jade, Petra, que es la chihuahua, y tenemos un gato que se llama Teo. Quindi non sono mamma, papà e 2 figli, ma anche 2 cani e un gatto. Questa è una vera e propria Van Tribù. Esatto. Sì. E ne arrivano anche da un'esperienza incredibile nel nord Europa, si sono fatti praticamente la Norvegia addirittura fino al mese scorso, hasta el mes pasado estaban en Noruega. Sí, estábamos en Noruega y bajamos porque el frío que hacía allí nos expulsó de Escandinavia. Maika è voluta venire in Italia perché Io è una sono appassionata, innamorata. è innamorata dell'Italia. È voluta venire a prendere il caldo. Guardate che giornata, che dia de sol hoy. Bueno, mucha suerte con su viaje, ¿eh? Muchas gracias. Ciao! Lasciamo San Galgano e la famiglia di Van Tribù, perché loro dicono Van Tribù, non dicono Van Tribù, esatto. anche se è una Spagnolo. Passata questa notte, occhio qui alla buca, nel parcheggio dell'abbazia splendida, che anche vista con i colori e con le luci notturne era uno spettacolissimo. E come sempre diciamo, comunque buongiorno amici. Sì, buongiorno e via verso la nuova destinazione di oggi, che sarà un altro dei borghi carinissimi qua in provincia di Siena. Adesso 40 minuti per arrivare alla prossima destination. Senti, però Sere, ti dico una cosa, Isaac e Maika mi hanno rifatto venire voglia di riandare in America, a me, sinceramente. Cioè, il sapere incontrare delle persone... Stai a rosicare. Sì, di bruttissimo proprio. A rosicare. Incontrare veramente delle persone che devono ancora iniziare il stanno nostro quasi viaggio, per che hanno ancora partire, quel fermento, quella cosa come avevamo noi nel 2021 prima di partire. Sì, noi poi siamo nella fase veramente di, non dico indecisione totale, però proprio dopo il viaggio che abbiamo fatto in America abbiamo paura che il prossimo viaggio ci deluda o non sia così come ce lo aspettiamo. Dai, è brutto, le persone non vedono l'ora di girare, che sia l'Italia, che sia l'Europa, che sia qualsiasi posto, pur di andare da qualche parte, e noi invece siamo nell'indecisione più totale, anche perché tu, se non sbaglio, avevi iniziato, non mi ricordo se questo video o il video precedente, durante questo video vi diremo i programmi per il dei futuro, nostri programmi, per il 2024. che anche nella live che avevamo fatto avevamo più o meno imbastito quelle che potevano essere le possibilità, eccetera. Sì, ogni giorno si rivoluzionano i pensieri. Vabbè, abbiamo ancora qualche giorno da pensarci, vediamo se il Natale ci porta consiglio, visto che faremo il Natale a casa. Vediamo se Babbo Natale ci illumina e ci dice dove dobbiamo andare nel 2024.
comunque tornando ai ragazzi appena incontrati, con la quale eravamo in contatto via social, via Instagram, a dire la verità, ma non avevamo mai conosciuto ovviamente di persona, benché meno visto il loro mezzo super aggressive, ed è stata una cosa totalmente casuale, tutte e due. È stato con fortissimo questa tappa perché all'abbazia. noi stavamo uscendo dalla visita dell'abbazia e vediamo questa van pazzesca che abbiamo detto, ma si parcheggia proprio attaccato alla nostra. E poi sono usciti questi ragazzi che facevano video anche del Cingon, della loro e del Cingon. Perché loro ci avevano già riconosciuto. Esatto, e forse magari dicevano nel loro video, guardate il Cingon com'è piccino in confronto Sì, alla nostra Furgo, perché van in spagnolo si dice Furgo. Cioè, non ve l'abbiamo fatta vedere all'interno perché c'erano ancora i ragazzini Ugo e Lucia che erano sotto le coperte, quindi non li volevamo disturbare, però sulla fiducia. Spettacolo veramente. Che rumoraccio questo, Portellone, bisogna darci un po' di olio. E buongiorno nuovamente amici, siamo arrivati. Parcheggio della località che i più sgamati avranno già riconosciuto, perché questa tappa di oggi non sarà una tappa per qualcosa di culturale o qualcosa naturalistico, bensì sarà una tappa del tutto diversa. E se vi dico che siamo a Panzano in Chianti, qualche furbetto avrà già capito perché siamo qua. Siamo a Panzano in Chianti perché si va a mangiare la ciccia. Ai 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 ai. Questo video è altamente sconsigliato a vegetariani e vegani. Vabbè dai, ora vi si può anche dire, Visto quello che hai sul retro. Siamo venuti fino a Panzano in Chianti, ovviamente, no, perché volevamo visitare il castello, che è anche un Airbnb e che potete prenotare fino a 10 persone, non io si sa l'avevo bene. detto che non era una tappa culturale o naturalistica. Beh, magari per te, capito, ma per me, io che sono una persona molto più acculturata di te, voglio dire, magari invece la gente diceva, magari per la sera non è culturale, magari per Ale invece lo è, invece non è nemmeno per me. Siamo a Panzano in Chianti perché abbiamo prenotato il nostro Camperisti, oggi in ristorantissimo, non in trattoria, no, ovviamente. È Camperisti in macelleria. Perfetto, per la serie Camperisti in macelleria, oggi alle sere dal mitico, unico Dario Cecchini dell'Officina della Bistecca. Ci sfondiamo di ciccia, amici. Cominciamo subito, le danze sono aperte, siamo arrivati 10 minuti in anticipo qui in macelleria e ci danno il benvenuto con
Cioè, vi segnalo che il DG prima di me è già col bicchiere di Chianti in mano, Non ho capito, scandaloso. si viene qui all'officina della bistecca, non si beve un bel rosso di buono. E poi bruschettina con quello che viene definito qui dalla macelleria dei Cecchini il burro del Chianti, che in realtà è lardo. Scusa, Buonape. Buonappe, Cicci. Ma il vero buonape tra poco. Buongiorno a lei, Dario, com'è? Guardate com'è, guardate il giornale. Uno spettacolo. Ecco come c'è a Panzano. Uno spettacolo, non c'è da nessuna parte. Dio. Un cin no? Sì, ma sei troppo indaffarato a magnate. No, poi ho salutato il maestro Cecchini, scusatemi, mi sembra il minimo, portare rispetto, anzi va già tanto e mi sono dimenticato di togliermi il cappello. Chapeau. Esatto. Forte questo Chianti. È Chianti, Cicci, è Chianti, Ora è fa lo Chianti. spiritoso, fa l'intenditore. Cioè, siamo nel Chianti, si è lasciata la provincia di Siena, siamo in provincia di Firenze, siamo nel Chianti, non vuoi per Chianti? Ci si ritrova tutti qua, poi all'1 in punto spaccata ci si trasferisce all'interno del ristorante per il menù prescelto. Che nel nostro caso appunto è il menù officina della bistecca. Che è già il tuo migliore amico. Io me lo faccio signor migliore amico, Dario. poi lo so se so io migliore amico suo. Da dove venite? Io da Piombino, A Piombino. però la mia moglie è di Genova, mi tocca stare a Genova, Le genovesi sono fantastiche. Però Però muoversi per amore è la più bella cosa. sì, grande. Ma io il mio marito l'ho conosciuto in Messico, altro che Messico, muoversi Siamo per conosciuti in amore. Messico. Dario, nessuno di questi ragazzi. Le vacanze, l'abbaglio, l'illuminazione. Sì, esatto, è rimasta solo per l'illuminazione. Nessuno dei tuoi ragazzi sa cosa vuol dire questi 32 Lo giorni. sanno tutti. Non è vero, me l'ha detto. Sanno tutti, Che è un perché segreto? non lo vogliono dire. Ah, è un segreto. No, il tempo che passa, Alessandro. Passa per noi e passa anche per la ciccia al frigorifero. Ma 32 giorni da quando? Maturazione. Maturazione, dalla macellazione. la frollatura della Ha macellazione. chiesto ai Bertirile però che non ha risposto. No, perché non si fa la spia, Ha detto che so i giorni gli mancano ad andare in pensione. Forse gli anni. Ci siamo in pole position, Allora potete cominciare. O vai? Questo è il nostro sale con le erbe. Si vede qua. Perfetto. Poi scegliete una verdura che vi piace, tipo la carota. Ok. Mangia così. Quindi lezione di pinzimonio. Esatto. Dai, Grazie grande. Lillo. Grande. Siamo in pole position e Lillo ci ha spiegato subito il primo passo da fare praticamente, che è il pinzimonio. Lo immagino ora poi qualche straniero arriva qui e dice: scusa, il menù vegano quale sarebbe? Vabbè, perché c'è anche il menù vegano. Lo chiedono. Lo chiedono? Per quello abbiamo messo anche il menù vegetariano. Una volta che si arriva qua ci sono già i tavoloni tutti imbanditi. Come aveva detto Ale, è un pranzo conviviale, cioè tutti uno di fianco all'altro, non è che ognuno ha il suo tavolino privato. Per iniziare le danze abbiamo un vassoio pieno di verdure da pensimonio, che sono queste. Acqua naturale e acqua con le bolle. Fiasco di vino Antica Macelleria Cecchini, il famoso profumo del Chianti. E adesso vi facciamo vedere nelle tovagliette i tagli di carne, perché è una vera e propria lezione. Sei impazzito il DG. Della serie non ci muoviamo da Panzano in Chianti, stasera sicuro, proprio matematico. Abbiamo avuto un posto, diciamo, da privilegiati, da raccomandati, e siamo proprio di fianco alla brace. Cucinano. Abbiamo davanti a noi come si chiama in italiano? In messicano è il parrigliero. Il mastro brasciere. Il mastro braciere che sta preparando la ciccia. Il famosissimo Lillo, E qui ancora una volta. abbiamo
sott'occhio il menù, il nostro menù scelto, che è quello Officina della Bistecca, in modo da rimanere sempre aggiornati sulla portata successiva. E la prima dovrebbe essere Chianti crudo, cioè la tartare di manzo. È scattata, è l'1:22, quindi gli hanno dato i 20 minuti di tolleranza agli ultimi ritardatari e comincia il servizio. Sushi del Chianti, la nostra tartare. Vai! Vai! Dalla spalla, Diamo inizio alle danze. condito con paprika e limone. Alla grande. Grazie. Prego. Grazie mille. Grazie. 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 Prima portata in assoluto la famosa tartare, nonché il sushi del Chianti, che Della sul menù bestia. dove c'è tutta la piantina dei tagli è il numero 5. È già Io ci tutta metto anche completamente condita. Però io ci metto anche un po' di limoncino. Ma dove ti ho portato, Sere? C'è solo un dettaglino, che c'è un po' di aglio. Sì, E lo noi sapevo. non mangiamo aglio. Lo Così sapevo. come non mangiamo cipolla. Siamo un po' italiani anomali. Intanto c'è Lillo che sta continuando a mettere pezzi di carne da 10 kg sulla brace come se non ci fosse un domani. Anche perché adesso sono arrivati tutti i commensali e quindi la sala si è riempita, c'è bisogno di ciccia. Il livello di adrenalina 1 miliardo, E di acidi urici. 10 miliardi. Considera anche che ti lasciano il fiascone di vino da 2 litri. Cioè, te lo Tanto lasciano- su Ellen si è già sparata al primo gotto. Cos'è la seconda portata allora? La seconda portata, detto come va detto, è il carpaccio di ulo. Cioè ULO. Vedrai se... Eccolo, proprio Esatto, dico, ma se è di ulo deve... senza ombra di dubbio. E ribonappe, cicci. Dai, vai. Vedi un filino d'olio sopra, sale, un filino d'olio e via. Gira E che... poi il profumo che fa. Eccolo. Com'è? Spettacolo. Grazie, grazie. Sì. Carpaccio di ulo è praticamente il roast beef del Chianti. Potete capire. Cioè, Ma bisogna sbrigarsi perché arrivano i piatti successivi così proprio uno dietro l'altro. no, ma c'è il sapore di questa carne. Sì. Il sapore di questa carne. Una cosa, cioè, esagerata. Grazie. Grazie. Hanno appena servito quello che si chiama l'etrusco, L'etrusco. che poi è come il tomahawk. Esatto, Giusto? esatto. È come il tomahawk americano. Per i miei gusti è un po' estremo. Quindi Dal punto di vista della cottura, Ti chiederei di fare un cambio del piatto affinché tu possa mangiare questo che fa ancora mu e io possa mangiare il tuo che si vede leggermente più cotto. Mi sa rifierò.
Mamma mia, È una poesia, una poesia. è talmente burro. burroso che si scioglie in bocca. Non ce la fa il DG. No, anche perché non è l'ultima portata, Siamo alla terza portata. è un'apoteosi. Non ce ne vogliono gli amici e follower vegetariani e vegani, però c'è. Our bodies move to the groove and the light that flickers. We get lost in the crowd, it's getting thicker. We get away from the drinks and chatter. Haven't said a word, but Un contornino così, appena toscano, fagioli all'olio. Sì, perché a spot arrivano anche dei contorni vegetali, a parte il pinzimonio che c'è rimasto dall'inizio, poi sono arrivati i fagioli, arriveranno anche contorni, diciamo, di verdure È per una mandare cosa- giù meglio la carne. wait until the morning. You never know when it is over. All that I know is we'll get older. So let us dance this night away. Acqua? Ma l'acqua fa la ruggine. Devo prendere un attimo di respiro. Signore, tutto bene? Preciso, Perfetto. grazie grande. Se uno vuole si può portare il proprio vino, Cosa non da poco. anche se comunque il vino non è extra, è incluso praticamente nel prezzo. Quindi se te lo porti a fare il vino tuo. Beh, siamo mica tutti come noi, che quello che gli danno bevono. Vabbè, ma è buono, il chianti Sì, di... vabbè, però c'è gente che si vuole bere la bottiglia un po' particolare. Vi segnalo che sta arrivando la panza, la barriga, i poppelli. La parte preferita della serie. Signore, questo è un piccolo assaggio della nostra pancia. Non mi chiedevo se è pancia di maiale o panza di No, pancia di manzo. Di manzo. È di manzo, viene fatto cuocere 12 ore in forno e poi ripassato un po' sulla griglia. E vai, ok. Grazie. Sì. Pancia di manzo cotto 12 ore e poi ripassato sulla griglia. Un po' di sale ci vuole. La serie diventa tossica veramente, diventa ciccia dipendente. Ma magari almeno si cambia invece l'insalata. No, ti prego. Sai che mi sono dimenticata di farti la foto di rito. No, ti prego. Ti dico fermati. La croccantezza fuori, che quando la mordi è crunciosissima, è una cosa pazzesca. Child, there's a gift on Santa's sleigh. The first flake of snow is said to fall today. The first snow this winter is promised for this day. It brings a hope of peace, both near and far away. It says we can live Grazie, grazie. and that we 1, 2, 3, siamo solo al quarto. Siamo arrivati alla portata numero 4, mi sembra che stiamo mangiando da 1 anno e mezzo, che è la bistecca panzanese, quindi panzanese steak. Bistecca di Dario Cecchini senza osso. Mordi. Cioè, com'è? Se ti fa schifo lo mangio io quell'altro pezzo, Però non è che posso stare qui un'ora per riprendere le tue facce. Ma cos'è? Salute Gina. Scusate, Tra un po' adesso sotto il tavolo.
morire. Io gliel'ho detto, mangiava il pane, mangiava il pinsimone, gli dicevo non mangiare pane, non mangiare pane, e lei mangia il pane, faceva capito con l'olio, eccetera. Suellen la vita. Ma non per il vino, ma per la carne. Questo è quel burro del Chianti. Che sarebbe a livello pratico Cassino, c'è intanto. Non è gelato di stracciatella, perché sembrerebbe gelato di stracciatella. È molto più porcoso, perché è lardo. Cos'è? Cos'è? Dai! Lardo di suino, sale, pepe nero, aglio e rosmarino. Il tutto per condire la patata al forno, al cartoccio, che sta per arrivare direttamente nel nostro piatto. Signori, bistecca alla fiorentina, l'ultima portata in Italia. Si farà questo sforzo, via. E dico fermate. La ciliegina sulla torta non poteva essere veramente meglio. Così proprio. Glielo lascio lucido, glielo smeriglio. Ma tranquillo, non te lo ruba nessuno l'osso. È come Ho cagnolini, paura. c'ha paura che gli rubano l'osso. Cioè così proprio. È tutta per noi? Sì, ora vi si porta anche il caffè. Cioè, è passato un quarto d'ora da quando ci hanno portato via piatti con la ciccia praticamente. Allora, ci ha lasciato il piatto, io pensavo che Di fosse pezzetti. per tutta la tavolata. Sì, E invece è praticamente una torta intera. Fai vedere per favore il nostro amico Dario cosa ci ha portato. Allora, questo è il postre, il dolce. Torta all'olio. Famosissima perché questa torta all'olio viene menzionata in un sacco di Posti. ricette. E meno male che ha all'olio perché io al burro non la posso mangiare perché c'ho i trigliceridi alti. Allora, volevo anche farvi vedere un attimino, a praticamente fine pranzo, il livello del fiasco di vino dove è arrivato. Siamo quelli in assoluto che abbiamo bevuto di meno rispetto a tutta la tavolata. Quindi non ha passato neanche la paglia ed è 200 cl, quindi 2 litri. Ma questo qui ci si porta a casa per fare colazione domani praticamente. Signor, lo volete? Sì, grazie. vale portarsela a casa la torta? Sì. Vedi, non ci credo. Grande Lillo, grandissimo! Cioè, vale anche portarsela a casa, cioè vi segnalo. Anzi, non a casa, ma noi che siamo poverini non ci abbiamo una casa sul camper. Com'è buono sto caffè, ma io che sono un estimatore del caffè. Sì. Ti ho detto di prenderlo per berlo doppio io. Vabbè. The wonders of life got the prettiest side for everyone to enjoy. Standing up close by the Christmas. Avete visto come fanno il caffè? Altro che il caffè espresso da bar, la super boccona gigante. Fratelli cingoni, sorelle cingone. Voi che non siete vegetariani venite da Dario Cecchini a mangiare, datemi retta perché è una goduria unica al mondo. È arrivato a casa? Oh, e c'è il nocino, l'ammazza caffè. Un nocino.
Salute su Ellen. Mi ero dimenticata di dire una cosa, un dettaglio importante, perché magari poi tanti pensano che non lo vuoi dire. Le carni che servono qui sono tutte carni iberiche. Dei Pirenei, della zona dei Pirenei C'è in scritto Spagna. proprio qui sulla tovaglietta. Sono carni spagnole allevate in allevate per loro, per Dario Cecchini. C'è scritto Catalogna, Spagna. Anzi, c'è anche scritta la provenienza della famiglia che le alleva, quindi dell'azienda Famiglia Vignals. Al prossimo video. Buon anno. Iscrivetevi al canale, perché se no qui da Cecchini non ci si può più tornare. Ah, è vero! Buon anno! Siamo alla fine dell'anno. Com'è che si dice? Ultimo sabato del 2023. Com'è che si dice? Buona fine e miglior principio. Ciaone! Grazie mille, è stato un piacerone. Grazie, si torna sicuramente a trovarti. Grazie mille. Grazie, sei il numero uno. Facciamo il video il sabato prossimo. Esatto. Grande, esatto. Grazie, ciao. Ciao, grazie mille. 2 menù officina della bistecca, 50 euro a testa, quindi abbiamo speso 100 euro, incluso vino, pane, acqua, dolce, caffè, ammazza caffè e tutto quello che vi pare. You said I wish this will never be over. Darling, it's time for your present. Come over here. Now it's Vado a letto io. Esperienza mistica. O no? Misticissimo. Veramente. Lui poi, che è un mito, è un eroe. Un eroe del che? Un eroe? L'eroe della ciccia. Non ho capito, scusa. Cioè, una persona squisita. Cioè, ti presenti subito. Cioè, si ricorda alla fine del pranzo di tutto, con tutta la gente che conosce, che incontra, eccetera, eccetera, si è ricordato che gli avevo detto: mi chiamavo Alessandro. E che è stato colpo di fulmine in Messico. Esatto. Allora, voto all'officina della bistecca di Panzano in Chianti da 1 a 10, quanto gli dai? 10. Dai, facciamo presto che devo andare a letto. Cioè, amici, Toscana, sempre super top, International Corporation, non euro ben spesi. non ce n'è per nessuno. Alla prossima, iscrivetevi al canale, mi raccomando. Ciao, buon anno!